Lo senti come fa? Lo senti? Non vi sta a venire fame? Costa veramente poco questa, Subscribe to my channel. O sto tipo in inglese, che volete più? In che lingua volete? Oh, questo è l'angoletto mio, è l'angolo del barbecue. Quindi oggi si cucina tutto sul barbecue. Per tutti quelli come noi che hanno sta passione e non vogliono entrare dentro casa, vogliono fare tutto fuori, oggi faremo un panino da fuochi d'artificio, tutto fuori al barbecue, ma non un panino semplice, un qualcosa di bello, fatto bene, saporito, gustoso, fresco, c'è sta tutto, ci sta pure un po' di grasso, la pancetta di maiale, e il pane ci deve stare e deve essere quello buono, pure se del giorno prima, ma buono. Pancetta di maiale, quella che costa poco e tanto buona, questo è un bel provolone occhiellato, però si può trovare un'alternativa. Non ci avete questo? Non c'è problema. La scamorzina fresca, buona, morbida, si deve sciogliere, si deve squagliare. Aceto, peperoncini di diversi tipi, la verza, la mela renetta, è tempo di mele, sono arrivate le mele, lo zenzero e la cipolla. E l'olio, quello buono. Oggi abbiamo il toscano, quello dei Franci. Sale e pepe è quello che ci vuole. E il barbecue ci vuole. E il profumo che ci sta quando fa il barbecue, ma voi mette? Buono. Lo sapete, a me piace particolarmente tanto la cipolla. Non trovi la cipolla europea, quella vera? Usa un'altra cipolla. L'importante è che sia una cosa di qualità. E un'altra cosa fondamentale, che sia una cipolla italiana. Immaginate una cipolla che mi viene dall'Olanda, che prende il tir, lo devono caricare, mi deve far viaggio fino a qua su. Non vale la pena, no? Che sia italiana, così fa meno chilometri possibili. Sottile, insomma, si deve sentire sotto i denti. Qua ci deve stare un po' di gusto. La mela è un frutto che viene usato spesso col maiale, non mi sono inventato niente, è un abbinamento perfetto, perché sgrassa la bocca da morire. Quante volte, quando state in montagna o in quei paesi del nord Europa, usano la verza per accompagnare il maiale? È perfetto. Ai paesi freddi e le foglie non ci stanno, ci sono tutti i tipo broccoli, tutte piante belle, strette, chiuse che si resistono al freddo. Quindi immaginiamo di fare un viaggio nel profondo nord. Questa è la mela dei bambini, la mela renetta, vi ricordate quando la faceva mamma grattata? Io me la ricordo bene. E all'epoca c'avevo la grattugia, mia mamma aveva la grattugia quella di vetro o di porcellana, che ti grattavano sta mela, perché così non si ossidava subito, passava un po' di tempo prima che si ossidava la mela. Ed è buonissima col maiale. Perché? Perché è buona? Perché non è dolcissima, è un po' asprina, rimane una bella consistenza, ci diverte tanto. Io direi tagliare dei dadini in modo tale che rimangono un po' più, ci rimangono, non si spappano tutti quanti. Quindi facciamo così, tagliamo di questa larghezza, di spessore, scusate, poi così e un'altra volta così. Un po' si consumeranno, però rimarrà sempre un po' di consistenza. Eccolo qua. Questo è un peperoncino leggermente piccante, sembra un peperone piccantino, capito? Questo è un jalapeno che hanno fatto qui in Italia e l'ho trovato fresco. Non si perdiamo con niente, mi raccomando, è un bel peperoncino calabrese, tondo, a cornetto, come pare a voi, va bene lo stesso. Ci sta bene anche lo zenzero, mi ricorda, che ne so, anche un pochino quello che succede quando si fa con il rafano, no? Che si fa questo passato, che si accompagnano gli arrosti col rafano grattato e la mela, quindi un attimo per ricreare tutto quel gusto del piccante, acido, dolce. A me piace sta roba. Allora, la cosa fondamentale è per chi abita in città e che non potremo fare tante puzze, quindi usare il barbecue al gas è una bella alternativa al carbone, anche se il carbone dà quel profumo, quel sapore, quella cosa, però adesso con quei trucoli aromatizzati si possono fare tante cose, può dare affumicati, sentori di legno, quello che vogliamo, e poi la facilità da accenderlo, come questo qui. Questo spingi, basta che c'è la bomboletta attaccata di gas, spingi e si accende facilmente. E poi puoi controllare tutto, puoi controllare la temperatura interna, puoi controllare la temperatura con la sonda di quello che stai cucinando. Ormai, ragazzi, la tecnologia, anzi, questo c'ha pure l'app che ti chiama quando è arrivata la temperatura, ti suona il telefonino, è una bomba. Questo qua è il Genesis AX 335, facile pure, che volete di più? Adesso ho acceso tutto, abbassiamo, mettiamo un goccino d'olio, non deve essere rovente, quindi abbiamo qua la possibilità col barbecue a gas di giocare,
c'hanno le manovelle, è facile giocare, capito? È molto semplice. Cipolla, bello, colorato, abbiamo anche i colori qua, il viola della cipolla, il verde della verza. Adesso questo si appassirà un po' tutto. Poi questa piastra è particolare, è figa, è una piastra in ghisa, quindi non vi scappa niente sotto. È come una macchina, no? Quando vanno a comprare la macchina, che succede? Lì poi cerchi da 20, quelle ruote ribassate, quella... C'è un accessorio in più, quindi, e poi ve la fate per quello che vi serve. A me piacciono le cotture rapide, soprattutto quando poi c'hai tante bocche là aperte e così, che aspettano che gli dai da mangiare. Quindi ci dobbiamo sbrigare. Ora ci dedichiamo prima a tutto quello che è le verdure. Ci mettiamo anche le melette, facciamo questo mix, una bella grattata di zenzero, che ci sta bene. Qua, guarda qua, chi è? Oh, oh. Peperoncino, se vi ci piace, senza nessun problema, mettete le cose che vi piacciono. Sale, vai, così, abbasso un pochettino, così, bello, così si stufa adesso. Tagliate una bella fetta di pane, potete tagliarne pure due, così, ne volevo tagliare due, come proprio un bel panino di quelli che mi piace fare a me, bello, grosso, cicciotto, proprio che devi addentarlo come un'anaconda. Ecco, questo è un pane bellissimo e anche ancora fresco, l'ho comprato ieri, però gli diamo una rinvigorita, gli diamo una vitamina, gli facciamo diventare più buono. Notate sempre i colori ti invogliano, ti dicono magname. È come quando siamo belli abbronzati, siamo più belli. La stessa cosa loro, gli dobbiamo dargli una botta ancora di colore. La natura l'ha fatti belli, ma noi gli diamo una spennellata per rendere ancora più belli. Eccola qua la pancettina, bella, così. Guardate che bella, bella grossa. Ora quindi che facciamo? La tagliamo in due. Guardate quanto è bella sta pancetta. C'è una bella proporzione di grasso e di magro. Allora, io ci ho lasciato la cotenna, a me mi piace da morire. Quando è bella brustolita, ragazzi miei, mi mangio tutto io, non lo so voi. Ci siamo, ditemi tutto. Però io ci sto quasi. Ha perso la giusta umidità la nostra verza. Anche la cipolla ha perso la stessa cosa. Vedete com'è? Si è appassita, no? E questo è pronto, vai. Pulite tutto, levate tutto. Ah! Allora con i ciabatte, vedi? Mi è rimasto attaccato un pezzetto di... Ah, bollente! Tipo la cera bollente, siete presenti quando ti casca la cera? Aia, aia. Pane è pronto. Ah! Diamo una bella sgraffiatina, così. Pulite, quando è caldo è meglio, no? Raccogliete tutto quello che c'è che non va bene, anche tipo quello che avete grattato, no? Così avete la piastra bella, pulita, perfetta. E adesso la pancetta, ragazzi. Mo' ci divertiamo. Lo senti sto rumore? Temperatura giusta. Questo è The Sound of Love di chi fa il barbecue. Lo sentite? Ah, senti, senti. Ah, mamma mia. Guarda che roba. Questa deve essere bella brustolita, eh? Io mi ricordo che me la faceva sempre papà in padella. E poi faccio vedere che faceva papà alla fine. Gli dia un bel colore. Ancora un altro po'. Tagliamo il formaggio, levo stavo a dire levo la gotica, levo la buccia, vedete che è morbido, questo sembra si scioglie, è dolce, non è piccante, eh? Ecco qua. Senti, lo senti come fa? Lo senti? Guarda questa che bella, questa è più bella, guarda, non vi sta a venire fame, costa veramente poco questa, è una cosa che, guarda questa che è, mamma mia ragazzi, Ah Mariù, hai sentito il profumo, ti piace, piccole? Mannaggia le miserie. Adesso mangi anche quello Cruda no, te lo mangiamo. Mettiamo il formaggio, guarda Ho Mario. fame. Aspetta, ti faccio assaggiare un pezzetto di Ho formaggio. fame. È buono! Ho fame. Tiè, vai, metto qua su. Intanto questa prende il calore giusto. Così. Lo mettiamo qua sul piatto questo. Così. Guarda che roba. Eh? Un po' di sale, così. Facciamo sciogliere il formaggio, chiudo, così intanto si scioglie. Rosmarino e poi un po' d'aceto di vino bianco, così. Come faceva papà, che ti dà la sensazione che sgrassa, capito? Ti dà giusto la sensazione.
Poi diceva sgrassa, c'era una panzetta mio padre. Oh, questo è top Mario, eh? Questo è come faceva nonno Mario, come il nonno. Tiè, guarda, vieni qua, adesso già. Com'è? Buonissimo. Un bicchieretto di vino rosso, so famo. Mario, porta il bicchiere di ghiaccio da papà. Che ancora fa caldo, ragazzi. Allora, questo è un vinello giusto, rapporto di qualità-prezzo pazzesco. Flo, Stefano Imperatore ha dato il nome perché la fidanzata, la moglie si chiama Floriana e quindi ha dato il nome Flo. A Frascati lo fanno. Ecco i due. Ammazza, questo ci sta la neve attaccata. Mario, mannaggia le miserie, come si è girato col freddo. Mannaggia. E intanto mi sta a fregare la pancetta. Io sento, vieni qua, senti, vieni qua, che qualcosa sta succedendo. Scende il formaggio, ecco, guardate, sentite il rumore del formaggio che scende. Che spettacolo. Pazzesco, ragazzi, pazzesco, pazzesco. Facciamo così, tagliamola a pezzettini, così si mangia meglio, no? Non ti rimane il pezzettone che ti esce fuori dal panino, è brutto, no? Poi, non ho assaggiato per niente questo, fammi un po' un attimo, senti. Tante volte mi stupisco pure io dei determinati gusti e sapori che sono buoni, che fantastici, nella loro semplicità. Guarda così. Questo è veramente un panino di due spicci proprio, eh? Prodotti giusti, buoni, di qualità, ma non costosi. E questo è il mio panino. Guardate che roba. Vi ho dato una bella idea. Iscrivetevi però, ve pozzi là mai, state là a guardare. E iscriviti, non ti sto chiedendo una lira, dai, un euro, anzi, manco un euro. Guarda qua che roba. Mi sento lo yo-yo. Scendo e salgo, scendo e salgo. Mario, che dai mozzico, va? Pure tu anaconda? Allora, da 1 a 10, tu sei il mio giudice. 10. 10, basta, solo 10. Senti un po' questo vino? Ammazza, è buono. Costa poco, ma è tanto buono. Tutto, sia il vino che il panino. Mm. 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 Mm.